Dopo LA, che mi ha portato a visitare negozi incredibili, a conoscere collezionisti veramente pazzeschi, è il momento di Nashville. Qua si apre un altro capitolo importantissimo. Nashville è la città della musica in tutto e per tutto. Oltre a essere la patria del folk e del country, è anche una città dove puoi respirare le chitarre ovunque, dall'aeroporto all'albergo, all'interno dei bar, dei negozi di vestiti e nelle radio. È un posto dove tendenzialmente tutti suonano e quindi c'è una grandissima concentrazione di liutai. Addirittura sono schedati 196 liutai, repairman, repair tech di amplificatori, pedali, c'è veramente di tutto, addirittura fabbriche. Sveglia presto, prendo la macchina e vado da Joe Glaser, che per me è una rockstar, è un idolo indiscusso, che ho avuto il piacere di conoscere al Guitar Show di Bologna, alla fiera dove esponevo. Joe Glaser nel mondo della liuteria e dei guitar tech è super noto perché è un grande, come dicono gli americani, machinist, ovvero una persona che sa utilizzare molto bene le frese per il metallo e costruisce attrezzi per liuteria, ponti per chitarre, che è anche una persona piuttosto geniale perché ha partecipato alla progettazione della PLEC, la macchina per la rettifica dei tasti, e sistemi organizzativi sia per liutai che per collezionisti a livello informatico. Ho passato parecchie ore all'interno del suo laboratorio, è stato gentilissimo, me l'ha fatto visitare, mi ha fatto visitare l'intera sua struttura, mi ha fatto conoscere le persone che lavorano per lui, dove ogni persona che lavora all'interno ha la sua mansione ben specifica. Mi ha permesso anche di parlare e analizzare che cosa bisogna guardare nel momento in cui si cerca uno strumento vintage e ci si vuole assicurare che lo strumento sia al 100% originale. Seconda tappa della mattinata, è un negozio bellissimo, molto grande, di nuova generazione. Gerald, il liutaio con cui avevo appuntamento, mi ha mostrato tantissimi strumenti, tra cui una bellissima Telecaster Paisley, se non ricordo male 69, che non sono così tanto comuni in Italia, ma a quanto pare in America se ne trovano ben di più. Mi ha mostrato chitarre acustiche alle quali ha lavorato facendo neck reset, refret e vari interventi, tra cui la sostituzione del ponte, il bridge plate, che è una tecnica piuttosto complessa all'interno del mondo della liuteria, pieno di amplificatori tweed, letteralmente come se piovessero. Ho potuto provare una bellissima Novo che ha prodotto appunto a Nashville, una chitarra acustica a tenore, una vecchia Martin, una Gibson Banner Logo bellissima, restaurata alla perfezione, e una Epiphone vintage acustica che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Bellissimo negozio, molto consigliato. Esperienza che valsa tutto il viaggio è Grun. Grun Guitars è un negozio a 3 piani che non mi sento proprio libero di chiamarlo negozio, in quanto al piano terra ha uno shop che è fornitissimo di strumenti destinati alla vendita, mentre ai piani superiori troviamo il suo ufficio con un reparto che definirei museale. All'ultimo piano troviamo un laboratorio dove i liutai riparano, restaurano e costruiscono strumenti. Giorgio è una persona squisita, mi ha permesso di fare un tour intero di tutta la sua divisione delle riparazioni, che dal mio punto di vista e non solo è considerata scuola. Molte delle persone con cui mi sono legato prima di questo viaggio e dopo questo viaggio provengono da questo laboratorio. Il suo approccio è veramente unico e raro perché tiene tantissimo al risultato senza badare al tempo che viene speso per raggiungerlo. Tutto il negozio, lo store, rappresenta perfettamente la genialità di George. George Grun è attualmente un ottantenne che, oltre ad essere un grandissimo businessman, ha fatto la storia della liuteria e del collezionismo. Oltre ad avere una passione per i serpenti e gli animali rari, ha un vero interesse per gli strumenti unici. Infatti ha una collezione di custom, preserie, prototipi e strumenti unici che credo si possa vedere letteralmente una volta nella vita. Oltre ad aver potuto avere per le mani una Les Paul del 1959 standard, una 53 custom e una 000 18 del 1940 che letteralmente faceva capponare la pelle. Ho potuto visionare gli strumenti che ha progettato, che si chiamano Tacoma. Sono dei strumenti estremamente funzionali e ben suonanti.
Dopo questa botta emotiva sono stato in un negozio strafamoso a Nashville che si chiama Carter Vintage. È forse uno degli shop che dal mio punto di vista è meno interessante. Ha tantissime chitarre e amplificatori, ha anche lui il suo Vintage Vault all'interno, ma devo dire che è un po' commerciale, nel senso, mi spiego meglio, non voglio sminuirlo, ma è diventato talmente tanto famoso che è meta per turisti e visite guidate. Due chicche che ho trovato all'interno: un amplificatore Dumble su cui ho potuto provare un'altra 59 Les Paul standard, e anche in questo caso il commesso ha ricevuto una chiamata mentre provavo l'amplificatore, che è stato venduto già a Bonamassa. Ultima tappa che mi trovo ad affrontare durante questa giornata è Lynn Crowson. È un liutaio che ha lavorato per tantissimi anni all'interno del laboratorio di Grun fino a diventare capo della sezione tecnica, diciamo, e manuale. Lynn si è messo a lavorare da solo da un po' di anni. Lynn è un super esperto di vintage, appassionato di restauro di pick-up, di ribobinature. Lynn, tra le altre cose, è una persona estremamente umile, ma Lynn, tra le altre cose, è il tecnico delle chitarre di Jack White. Si è preso cura per anni delle chitarre di Neil Young, dei ZZ Top, per dire. È stato veramente un momento per me fondamentale per la mia crescita, la conoscenza fisica nei suoi confronti. Ho trovato una persona super empatica e amabile, e è stato davvero emozionante. Dopo l'ennesimo hamburger e un abbondante sonno, mi trovo la mattina dopo a guidare fino a Rumble Seat Music. È un'icona dei negozi country con simbolismo nativo americano, pieno di chitarre vintage. All'interno del negozio ho potuto vedere strumenti appartenuti a musicisti famosi, tra cui gli Slipknot, che è un po' un controsenso ma ci può stare. Una bellissima Strato Fiesta Red con le parti oro, che è letteralmente rarissima. Una Seafoam Green, se non ricordo male, Jaguar, che è uno strumento veramente rarissimo con tutti i vestiti del proprietario precedente. Una 1960 Les Paul Standard Gibson appartenuta a Joe Bonamassa, e una Les Paul Standard 1960 a sua volta Burst, che è appartenuta a Pontillo, infatti viene definita la Pontillo Burst. Questa è la Burst più bella esteticamente che ho visto durante tutto il mio viaggio. È una chitarra con un top veramente unico. Ultima tappa di questo viaggio all'interno di Nashville. Dave è il proprietario di Scale Model Guitars. Oltre ad essere un builder pazzesco, si è specializzato nella ritastatura degli strumenti musicali vintage e non, in particolare chitarre acustiche. Si è spostato a Nashville per lavorare, ha lavorato per Grun, ha lavorato con Lynn, il quale mi ha detto che gli ha insegnato a ritastare le chitarre. Attualmente è considerato il numero uno all'interno di Nashville come persona specializzata nei refret. Dave è una persona incredibile dal mio punto di vista, non solo dal punto di vista umano, perché è stato estremamente gentile con me, ma anche perché Dave è appassionato di musica provenendo da Chicago, molto vicino alla musica che ascolto e suono io. A Nashville la musica principale è il country e il folk, e tutti sono influenzati da questo tipo di musica, mentre Dave è una persona che ha dei gusti molto diversi da quelli locali, diciamo. A Nashville ho lasciato un pezzettino di cuore, devo dirlo. È una città in cui mi sono sentito estremamente a casa, mi sembrava veramente di fare parte di quell'ambiente, visto il mio lavoro. Però adesso è il momento di volare a New York, e lì c'è il resto del mio cuore.